E salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mod. È arrivato il giorno di AEW Wrestle Dream, signori. Allora ragazzi, veniamo da questo diciamo tour de force veramente incredibile con una serie di pay-per-view, tra pay-per-view delle W, pay-per-view della Ring of Honor, pay-per-view interbrand a più federazioni. Insomma, praticamente abbiamo avuto ogni 2 settimane un pay-per-view. Ora, questa è, si può dire, l'ultima tappa, almeno per ciò che riguarda la All Elite Wrestling. E ragazzi, direi che possiamo iniziare. Ecco qui la card, signori. Scusatemi se sono rimasto bloccato un po' all'inizio, ma perché non so come mai, ma non si stava muovendo. Cioè io premevo per farvi vedere la card, andava avanti, ma non so come mai. Ok, iniziamo subito con un opener valido per i titoli di coppia della All Elite Wrestling. Ragazzi, questo pay-per-view è particolare perché ora dovrei andare a vedere altri pay-per-view perché può darsi successo altre volte, però questo pay-per-view è proprio, cioè, un match femminile, un match maschile, un match femminile, un match maschile. Siamo riusciti a costruire in questa maniera questo Wrestle Dream, almeno per quest'anno, e allora godiamoci subito l'inizio di questo pay-per-view. Buon Wrestle Dream a tutti ragazzi. Eccoci qui, la cornice del pay-per-view. E ecco che sta entrando una delle due campionesse di coppia della All Elite Wrestling. Lei è la CEO Mercedes Moné. Tornado Tag Team Match, and is for the All-Star Women's Tag Team Championship. Introducing the champions. First, from Boston, Massachusetts, one half of the All-Star Women's Tag Team Champions, Mercedes Moné. Molto acclamata oggi Mercedes Moné, lei che insieme a Bayley si sono riunite proprio qui nell'Elite Wrestling. Una Bayley che è arrivata inizialmente in Ring of Honor, ma come sapete il rapporto tra le due promotion è importante, e quindi siamo arrivati a questa grande reunion di queste due amiche, Mercedes Moné e Bayley. Hanno sconfitto Julia Hart e Sky Blue, vincendo i titoli di coppia appunto della All Elite. E nel frattempo poi cosa è successo? È successo che sono entrate in rivalità con il duo di Eight, la nuova squadra con leader Saya Kamitani. Infatti loro si sono anche unite insieme a Mariah May per andare a affrontarle in un 3 contro 3. Ecco che entra anche Bayley, la role model. Nel suo ingresso, loro due fanno ingresso separato. E insomma, come stavo dicendo, ci sono state queste serie di match 3 contro 3. Tra l'altro, cioè più che serie di match contro 3, serie di match un po' 2 contro 2, un po' sparsi così. Poi abbiamo avuto il 3 contro 3 a Wrestle Dynasty, che è stato l'ultimo pay-per-view speciale Wrestle Dynasty 3, che trovate ovviamente nei video consigliati. Il pay-per-view che abbiamo fatto a più federazioni, come sempre facciamo tutti gli anni, AEW, New Japan, WWE, CMLL, Ring of Honor, e proprio al Tokyo Dome, come tutti gli anni, è appuntamento speciale. E praticamente niente, c'è stato questo 3 contro 3, è stato vinto da Mariah May, Bayley e Mercedes Moné, però quello era uno scontro importante. Oggi qui a Wrestle Dream avremo 2 scontri decisivi. Eccole qui il duo di Eight, Momo Watanabe e Blaine Davenport accanto, il trio composto con il leader Saya Kamitani, la leader che vedremo tra l'altro ovviamente impegnata più avanti perché difenderà appunto la cintura mondiale contro Mariah May. Però ragazzi, quindi Eight andrà ad aprire e a concludere il pay-per-view. Cioè no, concludere no ragazzi, l'ultimo match, scusate, vero. Cariche Momo Watanabe, che abbiamo visto
ben più di una volta rappresentando la Stardom, ma anche Ring of Honor l'abbiamo vista. Blade Davenport invece l'ha giunta, l'ha fatta fuori da Saya Kamitani, non l'avevamo mai vista. Veramente il trio ha già fatto discutere un bel po' di ruberie, ma ecco l'arbitro alza 2 cinture di coppia al cielo. E allora direi che questo match d'apertura di AEW Wrestle Dream può iniziare, terza edizione del pay-per-view. Let's go ragazzi, Mercedes Moné e Bayley contro 8, ovvero Momo Watanabe e Blair Davenport. Piccolo errore che ho fatto, raga, nell'introduzione. Non so come mai, ma oggi ho detto. Ho iniziato il preview ora, ho già detto un paio di sfondoni, non so come mai, ma va bene. Bayley e Mercedes non hanno vinto cinture contro Sky Blue e Julia Hart, ma le hanno vinte contro Kairi Sane e Asuka. Sono appunto state coloro che poi hanno tolto prima il titolo a Julia Hart e Sky Blue. Sapete raga, ogni tanto mi confondo anche con i titoli. Comunque devo dire, per me è un ottimo inizio questo match, valido per i titoli di coppia della World Wrestling. Kamitani non è presente a bordo ring, è stato impedito a lei di licenziare, e anche a Momo e a Blade poi di aiutare Saya Kamitani più avanti nel suo match. Rientra Blair Davenport. Bayley era tutta assonnata, si è ripresa ora, ma poi viene colpita. Attenzione, ora un 2 contro 1 contro la role model Bayley. Prova lo schieramento a Davenport, neanche uno. Attenzione, torna Mercedes Moné. Sono scontrate le due in maniera fortuita. Attenzione, Mercedes Moné ha battuto fuori da ring Flair, lato sui ring Momo Watanabe e Bayley. Difficoltà Momo Watanabe. Questo match mi è sembrato attenzione, Bayley è pronta per il suo elbow drop in onore di Macho Man Randy Savage a vuoto. Lo c'è ancora Bayley, attenzione, prova a sottomettere Momo, no, rialza, solleva Momo. Step suplex su Bayley. Tanto Blair Davenport porta su ring Mercedes Moné. Attenzione Mercedes, la più rapida della Davenport.
attenzione, lo splash di Bailey su Momo, potrebbe essere la fine ragazzi. 1, 2, dice di no Momo Watanabe. Mercedes è on fire, veramente on fire. Sì, è veramente on fire. Attenzione ancora Bailey con l'elbow drop su Momo. Nel frattempo Mercedes ha messo un po' Blair fuori dal ring. 1, 2, resiste ancora Momo Watanabe. Ragazzi, davvero un bel opener per scaldare il pubblico al meglio a parer mio. Poi il prossimo pay-per-view della All Elite Wrestling è il pay-per-view più importante dell'anno, ragazzi. AEW All In. Sarà un grande spettacolo. Attenzione, Momo prova a schienare Bailey. Tanto Blair l'ha messa al fuori. L'aveva messa. Oh! Attenzione a Mercedes, potrebbe essere la fine qui. 1, 2, 3. Vincono Mercedes Moné e Bailey, che rimangono campioni di coppia della All Elite Wrestling. All-Star Women's Tag Team Champions Bailey and Mercedes Moné. Niente da fare per il 2D8 composto da Blair Davenport e Momo Watanabe. Saya non sarà contenta, ma intanto sono ancora loro le campionesse di coppia, ragazzi. Andiamo al secondo incontro dopo questo opener bello pieno di ritmo, devo dire. Titolo AEW TNT in palio, ragazzi. Pac mette in palio la sua cintura dall'assalto di Tommaso Ciampa direttamente dalla Ring of Honor, lo Psycho Killer, qui a AEW Wrestle Dream. E vi lascio un attimo gli ingressi di Pac e Tommaso Ciampa perché ho sete. Come al solito, lo sapete, mi dimentico sempre l'acqua da portarmi, è una cosa cronica ormai. Quindi ragazzi, arrivo subito signori. The following contest is scheduled for one fall and is for the All-Star Television Championship.
E eccomi qui ragazzi, sono tornato, gli ingressi di Pac e dello Psycho Killer Tommaso Ciampa, tutto su Ciampa e tanto la grazia, ci ricorda questo match poi dopo il titolo AW TNT della All Elite Wrestling. Introducing the challenger from Milwaukee, Wisconsin, weighing in at 201 pounds, Tommaso Ciampa. And his opponent from Newcastle upon Tyne, England, weighing in at 217 pounds, the All-Star Television Champion, Pac. La direttrice di gara che alza cintura al cielo. E allora direi che questo secondo incontro di AW Wrestle Dream può iniziare, ragazzi. The Psycho Killer Tommaso Ciampa sfida The Bastard Pac AW TNT. Ciampa che quando ha lasciato la WWE abbiamo sempre visto fare delle fantastiche prestazioni. È stato anche, tra l'altro, ricordiamolo, l'inaugurale Ring of Honor North American Champion, quindi comunque mamma mia, che inizio di Pac, super kick anche, davvero un ottimo inizio del britannico. Wow, a vuoto qui, grande gesto atletico di Pac, ma è andato completamente a vuoto. Wow, grande ragazzi, il Pac che da quando ha vinto il titolo TNT effettivamente gli sta dando davvero un bel lustro, non c'è che dire. Comunque tolse il titolo a Mark Briscoe, se non ricordo male, AW All Out, sì, AW All Out, che tra l'altro ragazzi non avete visto, vi consiglio di andare a recuperare, trovate il video ovviamente in descrizione, perché ci sono stati anche match, tanta roba, ma anche 2 Elimination Chamber valide per i titoli mondiali, stile femminile. Oddio, Ciampa ragazzi, colpo da KO potenzialmente. Pac dice no. Poi ha ripreso un successo la cintura e ora è qui a difendere contro Tommaso Ciampa, un Ciampa che sta facendo davvero un grande match. Forse aveva iniziato molto bene Pac, ma alla lunga è un po' in difficoltà adesso secondo me. Attenzione Ciampa, tra l'altro Ciampa sta mirando quasi sempre al volto. Oh, sfortunato qui Pac ragazzi, se la passavo nel momento, forse è partito troppo veloce lo stesso Pac. Attenzione, German Super, sto schienamento, 1, 2, oh, esiste Pac, esiste il campione TNT in carica. Ciampa continua, attenzione Ciampa, oh,
attenzione, Ciampa prova a sottomettere Pac in pericolo. No, riesce a liberarsi con classe. Grazie, Pac però è più veloce, è stato più veloce Ciampa anche qui. Ragazzi, grande è stato di forma il Ciampa in questo match. Volta il campione TNT. Ancora, fuori dal ring. No, ribalta tutto. Evita però ancora Ciampa. Attenzione, evita ancora Pac. Mosse contro mosse, ragazzi. Bel match. Oh. Spettacolare Pac. Attenzione, ribalta tutto Ciampa. Lanciato dentro il ring Pac. Ciampa. Potrebbe essere la fine. 1, 2. Oh, Pac ancora. Non è campione TNT a caso. Attenzione, Ciampa però ora si casa. Forse vuol chiudere il match. Knee strike. Attenzione, Pac. Schienamento a culla. 1, 2. Mai domo Pac. Quindi lo carica. Che match stanno tirando su questi due. Boom. Attenzione Pac. Prova lui ora. Ciampa in piedi. Ma Pac era prontissimo. E come lo schiena. 1, 2. What a match, ragazzi. C'era ancora sulla terza corda. Mamma mia. 1, 2, 3. Ancora Pac. Ancora lui. E ancora il campione AEW TNT. Sconfitto Tommaso Ciampa. Gran match, ragazzi. Gran match. All-Star Television Champion. Altra difesa per Pac, che continua nel suo regno da campione TNT, signori. Devo dire, è iniziato bene questo Wrestle Dream, secondo me. Che ne pensate? Come sempre fatemi sapere nei commenti. Ma ora abbiamo visto il titolo AEW TNT in palio, quindi vediamo il corrispettivo femminile, ovvero l'AEW TBS Championship. Giulia Hart difende dall'assalto di Anna Jay, signori. Giulia Hart che, ricordiamolo, per chi magari che ne so, si è perso tipo Halloween Havoc, magari, che vi consiglio anche quello, tanto lo trovate nei video consigliati, chiaramente, come anche la playlist dedicata a questa stagione, che è la nostra sesta stagione. Dicevo, una Julia Hart che ha vinto un 3-way match che comprendeva Chris Lander e la campionessa Maika, che rappresentava la Stardom, è diventata per la seconda volta campionessa TBS. Bel palmarès davvero per Julia Hart, che è una 2 volte campionessa di coppia AEW insieme a Sky Blue e 2 volte campionessa AEW TBS, membro delle Sister of Sin, gruppo guidato da Tela, di cui ovviamente fa parte anche la già citata Sky Blue. E eccola qui, ragazzi, Julia Hart, la campionessa AEW TBS. Era una grande vittoria per lei, quel 3-way match di Halloween Havoc.
Ingresso sempre scenografico quello di Julia Hart. Look veramente notevole per lei. Palmarès, che prima vi avevo detto, i titoli vinti in AEW, ma non dobbiamo dimenticare che lei è anche un'ex campionessa della Ring of Honor. Julia Hart. Adesso entra l'avversaria. Eccola qui ragazzi, Anna Jay. Lei è stata un'ex campionessa di coppia, se vi ricordate, insieme alla sua amica Sol Ruka, e poi ha avuto una serie di occasioni per altre cinture, ma non è che se l'è guadagnata così tante volte. È sempre stata sconfitta però ovviamente per tutte le stagioni, perché Anna Jay è una di quelle che è NW fin dalla prima stagione, questa è la sua terza stagione in Elite Wrestling. Carica Anna Jay, sa che questo è un momento speciale, giorno importante, può vincere il suo primo titolo singolo nella nostra Universe Mode, da aggiungere a, come avevo detto prima, i titoli di coppia che ha vinto con Sol Ruka. Ma ora, l'introduzione. Carica Anna Jay, come vi avevo già detto. From Champlin, Minnesota, the All-Star Women's Television Champion, Julia Hart. E ragazzi, iniziamo! Julia Hart contro Anna Jay, titolo AEW TBS in palio. Terzo match di AEW Wrestle Dream. Inizia subito con una ginocchiata all'addome, continua a colpire. Ancora, non è iniziato bene, direi Anna Jay. È molto solido in questo inizio Julia Hart. Ora sgambetto ragazzi. Anna Jay nelle puntate di Dynamite è sembrata molto agguerrita contro Julia Hart, ma non è iniziato benissimo. Attenzione, ora Anna Jay prova in carreggiata. Calcione di Julia Hart. Solo uno, però c'è da dire al momento, proprio come all'inizio, Julia Hart sembra superiore. Oh. Non riesce a reagire Anna Jay. Calci, pugni, solida, estremamente solida Julia Hart. Cioè deve trovare il bandolo della matassa se vuole. Ecco, attenzione, potrebbe essere un momento buono. Attenzione Anna Jay. Bicycle kick. Grazie alla base del collo. 1, 2, no, Julia Hart. Anna Jay
ragazzi, 1-2 micidiale di colpi di NJ che è tornata così all'improvviso. 1-2, Giulia dice no. Va di Fight Forever. Giulietta è in piedi, ma NJ è stata più veloce adesso, che si aveva fatto un movimento un po' strano di uscire e di entrare. Qui c'è la gamba. Sulla terza corda Juliette, moonsault a vuoto, ragazzi, ma NJ cioè l'ha evitato, ma si stava rialzando, manco se n'era accorto, era partita. Attenzione qui, pubblico molto partecipe, ha scandito tutti i colpi. Ora è un buon momento per NJ che sta provando a rimettersi in carreggiata. Bella questa, Juliette in grossa difficoltà. Ora continua a attaccare NJ, non si dà per vinta giustamente. Sacca un'occasione incredibile e bella mossa, ragazzi. Cioppona. Ora attenzione, il piedone. Che botta alla base del collo, una specie di hidden blade. 1, 2, NJ dice di no. Attenzione, il piede NJ, colpita però, ma ancora il piede NJ, evita. Evita anche qui Juliette. Neckbreaker, stanca anche Juliette. Attenzione, prova il moonsault, vediamo se va a vuoto anche questa volta. Obliterata, potrebbe essere la fine. 1, 2, all'ultimo NJ, ragazzi. Attenzione, ragazzi, intenso indubbiamente questo incontro. Mosse non troppo spettacolari, però veramente intenso. Attenzione, ancora un moonsault, secondo me va a segno, non può rialzarsi ancora, non c'è. 1, 2, 3. Juliette sconfigge NJ ed è ancora una volta campionessa AEW TBS. Here is your winner, and still All-Star Women's Television Champion, Julia Hart. Grande vittoria per Juliette, ci ha provato NJ, niente da fare anche questa volta per lei. Non è riuscita a vincere per la prima volta il titolo singolo, ma gran match, certo, è stata migliore Julia Hart, signori. Ragazzi, il primo volta che si dà WrestleMania ma sta sorridendo ai campioni. Voi, se mi seguite da più tempo, lo sapete, se no ve lo dico ora. Io nei pay-per-view sempre una specie di
guardo sempre come se fossero due squadre, i campioni e gli sfidanti, e vedo più o meno, mi diverto male, e vedo alla fine che li ha mantenuti, che ha vinto, che no. Per il momento i campioni hanno fatto 3 difese consecutive, Mercedes Moné e Bailey, che hanno mantenuto i titoli di coppia. Pac e Julia Hart che hanno mantenuto i titoli rispettivamente TNT e TBS. Va bene ragazzi, 3-way match EW International Championship in palio, ovvero il secondo titolo più importante della divisione maschile in federazione, con Yusuke Takeshita di Alpha, che difende dalla statua di Kevin Owens e anche di Hiroshi Tanahashi ragazzi, perché il famoso rematch di Wrestle Dynasty non l'abbiamo avuto alla fine 1 contro 1, ma abbiamo optato per questa soluzione, ovvero inserire The Ace of the Universe, proprio l'uomo che sta entrando adesso nell'incontro. Eccolo qui. Triple threat match and is for the All-Star International Championship. Hiroshi Tanahashi che ha avuto la possibilità Tokyo, Japan, weighing in at vincere 242 questa cintura the Ace. proprio a Wrestle Dynasty, come dicevo, il famoso pay-per-view a 5 federazioni, che è arrivata alla nostra terza edizione. Vari, lo sapete, ormai amiamo i pay-per-view interbrand, quando li facciamo, quando possiamo farli. Hiroshi Tanahashi che però ha sconfitto con Yusuke Takeshita in quel AEW contro New Japan, ma poi l'ha sconfitto per conteggio fuori, quindi il titolo non è passato di mano e serviva un rematch. Nel frattempo però Takeshita aveva questa rivalità con Kevin Owens e allora alla fine abbiamo unito il tutto. Quindi Hiroshi Tanahashi, che rappresentando la New Japan Pro Wrestling, grande icona della NJPW, avrà la possibilità di portare in Giappone il titolo international, sarebbe una grande impresa, ma vediamo un po'. Tanahashi ha fatto il suo ingresso e ecco l'altro sfidante, Kevin Owens, che ha l'occasione di vincere il suo primo titolo singolo in EW, che ha già ex campione di coppia in federazione Sami Zayn, grandissimo regno di coppia loro. Ora occasione però, Sami Zayn ce l'ha fatta dopo il loro regno di coppia, è riuscito a vincere il titolo international, ma poi l'ha perso proprio contro Takeshita, che è il campione. Vedremo se Kevin Owens riuscirà a vincere tra l'altro il medesimo titolo, vendicando anche l'amico Sami Zayn. Insomma c'è un po' di roba qui in gioco. Era manca solo l'ingresso di Alpha con Yusuke Takeshita, il campione international in carica, nonché membro di spicco della Don Callis Family. Don Callis che però non sarà a bordo ring oggi. E ecco che fa il suo ingresso. Eccolo qua ragazzi, Takeshita. Representing the family from Osaka, Japan, weighing in at 230 pounds, the All-Star International Champion, Alpha Tank Shaw.
E allora è iniziato il match, scusate mi sono perso giusto l'inizio perché... Comunque, bene, allora come ho detto prima, ovviamente Takeshita prende la cintura da una doppia minaccia Kevin Owens e il wrestler della New Japan Pro Wrestling, Hiroshi Tanahashi. Ragazzi, un match veramente alti ritmi fin dall'inizio. Si libera Takeshita. Tanahashi, attenzione qui. Che mossa su Kevin Owens. Takeshita sulla mazza da baseball, ma viene disarmato, infatti ricordiamo il three-way match, né questo c'è fuori, si è squalificato. Vediamo già, oltre alla mazza da baseball appena tirata vuota, anche un altero da Fabio lì, appoggiato da mio padre, Clay Jammer, tanto cara The Game, Triple H. Fermato però Tanahashi da Owens, ha battuto il position del blocco. Ginocchiata dal capo su Owens. 1, 2, 3. Di Alpha con Usuke Takeshita sconfigge sia Mr. KO sia Hiroshi Tanahashi nel momento giusto. Nel momento giusto ha colpito ed è rimasto campione, ragazzi. Con Usuke Takeshita. Ragazzi, superato 2 avversari. Posso dire? Mi aspettavo un attimino di più da questo incontro, più che altro per ciò che riguarda la durata. Questo è il match più corto al momento di questo EW Wrestle Dream. Visto un bel po' di mosse belle, per carità, si poteva vedere di più però. Comunque ragazzi, 4 match titolati, tutti e 4 i campioni hanno mantenuto bene. Ma ora ragazzi andiamo al prossimo incontro perché abbiamo un Extreme Rules match, la resa dei conti tra Tekla, leader delle Sister of Sin, e Liv Morgan, signori. Match senza squalifiche, qui EW Wrestle Dream. Iniziamo ragazzi, questa è stata una fase abbastanza turbolenta che ora vedrà l'ultima pagina. Una sfida che in realtà Tekla aveva già lanciato a Liv Morgan quando Tekla era campionessa, ma ora siamo arrivati alla resa dei conti. Non ci sono titoli in palio, c'è tanto onore però. E ecco qui Liv Morgan, ragazzi. Making her way to the ring from Elmwood Park, New Jersey, Liv Morgan, che stiamo parlando di un'ex campionessa mondiale WWE, un'ex campionessa mondiale della All Elite Wrestling e anche, c'è da ricordarlo,
finalista del Triple Crown World Tournament, il famoso torneo che, se vi interessa, andate nella playlist sul mio canale dedicata alla scorsa stagione, ovvero la 2025-2026. Abbiamo fatto le 5 giornate di questo Triple Crown Tournament, torneo sia maschile che femminile, 2 tornei divisi con il meglio delle varie federazioni, 5 federazioni coinvolte, però venne sconfitta da Rhea Ripley, che all'epoca era in WWE. Ma ecco qui che arriva la Toxic Spider, Tekla, signori, una Tekla che lei, ex campionessa mondiale della All Elite Wrestling, ex campionessa WTBS, una grande epopea da quando arrivò verso la fine della seconda stagione, nella seconda metà, diciamo. Lei appunto si era vista proprio in questo Triple Crown Tournament, militava nel Consejo Mundial de Lucha Libre insieme a lei, Tekla, e poi è passata alla All Elite Wrestling dopo aver vinto il titolo TBS a sorpresa contro Athena, un match AEW contro insieme a lei all'epoca almeno. E ragazzi, siamo pronti, Extreme Rules match, vale tutto, Liv Morgan contro Tekla, signori. Chi vince questo match, ragazzi, oltre a mettere diciamo, come ho detto, oltre a mettere fine alla loro rivalità, darà anche la title shot garantita al titolo mondiale, signori, nel pay-per-view più importante dell'anno, appunto AEW All In, signori. La Tekla, che a Wrestle Dynasty è stata scelta dalla commissione del Triple Crown per andare a sfidare Mayu Iwatani della New Japan Pro Wrestling con il titolo appunto Triple Crown palio, anche perché il titolo da torneo sì, però viene difeso appunto Triple Crown Tournament, come dicevo prima, però viene difeso solo negli eventi più importanti, WrestleMania, All In e anche Wrestle Dynasty. Insomma, Tekla fu scelta per andare a sfidare Mayu Iwatani, non ha avuto fortuna con la Mayu, che ha sconfitto Tekla. Quel New Japan contro i W. Ora Tekla continuando a colpire Liv Morgan, che è iniziato bene ma è entrata in un momento di difficoltà. Prende qualcosa Tekla, una sedia, ma la testa che minchia, cioè meraviglioso, forse non era proprio la cosa ideale da fare Tekla, visto che poi face slam sulla sedia direttamente Liv Morgan, la sedia aveva preso proprio Tekla. Presa le corde, ma prova a liberarsi Liv. Caccione, vorrà prendere un oggetto Liv Morgan, infatti vediamo un po' il bidone della spazzatura, ragazzi. Sa che Tekla vuole rispondere a un altro oggetto, ma non ce la fa in tempo perché Liv Morgan si fionda proprio su di lei. Tiene Tekla in piedi, ancora ribalta Liv. Contro i gradoni d'acciaio, ragazzi, sta facendo più Liv Morgan, si vanta anche a vuoto. Liv si è spostata nel momento giusto Tekla per prendere un oggetto, ma non trova nulla. Lancia Liv Morgan fuori dal ring, cerca ancora, ecco, ora sì, il tavolo battuto addosso a Liv, lanciato anche. Serie di calcioni. Attenzione Tekla.
Testa che va a sbattere contro il palo d'acciaio. Si rialza però Liv, colpisce ancora. Vantaggio adesso la Toxic Spider Tehla. Lanciata ancora. Liv. Stavo pensando ora, potrebbero prendere un oggetto perché infatti sole in scala. E gliela lancia addosso. Proprio come te l'ha fatto col tavolo, se l'hai ricordata questa? Ha fatto la scala d'acciaio, peggio direi. Alta però bella, attenzione. La prende. Ora decidono entrambe di lanciarsi come per spregio. Attenzione Liv. Questo fa male. Questo fa male, signori. Tehla. Anche per Tehla, adesso sul palo, evita qui. Prende ancora, si lanciano. Continuano a menarsi fuori dal ring, Lo vediamo però, fuori dal ring. Schieramenti sotto missioni. Non vale. Attenzione Tehla, la presa del ragno. Per strangolare Liv. Calcione. Che battaglia ragazzi, le due. Sale sul ring Tehla, prende il bidone. Un po' deciso su da farci, ha preso il bidone e poi l'ha lanciato. Così sulla terza corda ha cambiato idea Tehla. In casa anche. Bella prova. Una bella prova per quella Tehla prende quello, ma immagina cambiare idea, dai, neanche il tempo di dirlo, la sta attendendo. Ecco Liv Morgan che avanza. Si calza nel momento sbagliato però Tehla. Attenzione qui. Poi attenzione Liv Morgan. Oblivion. Potrebbe essere la fine ragazzi. Tehla dice no. Liv Morgan, martello da Fabbro, attenzione qui. Tehla, dal nulla. 1, 2. E dice no ragazzi, ma che spia dal nulla della Toxic Spider. Prende dalla sedia che era incastrata lì e colpisce Liv Morgan in piena testa. Ce l'ha nel cazzo. Tehla prende la rincorsa. Liv alza la gamba, il calcione. Se ne prende martello da Fabbro e colpisce Tehla. Prova lo schienamento ragazzi, che con il martello da Fabbro sulla schiena è letale. 1, 2, no. Dice di no, Tehla, resiste, si dispera Liv. Che match.
sui guerrieri del ring. Evita Tecla in maniera intelligente. Super kick. Attenzione, potrebbe essere la fine. 1, 2, 3. Tecla sconfigge Liv Morgan ed è la number one contender al titolo mondiale femminile IW. All-in, scusatemi. La vittoria di Tecla, ragazzi. Niente da fare per Liv Morgan. Hanno fatto un match clamoroso, secondo me. Cioè, si sono veramente rotte di brutto. Ma alla fine chi trionfa è la leader delle Sister of Sin, che alla fine sconfigge anche Liv Morgan e avrà la possibilità titolata All-in. Chissà se contro i Saya Kamitani oppure Mariah May. Chi lo sa. Proprio Saya che gli aveva tolto la cintura in quel Hell in a Cell match meraviglioso tra Tecla e Saya. Ma ora, ragazzi, titoli di coppia in palio, questa volta maschili. L'Art Business, anzi il nuovo Art Business dover dire, Swerve Strickland e Bobby Lashley, ovviamente accompagnati da MVP, contro Matt e Nick Jackson di Young Bucks. E siamo prontissimi, ragazzi. Bobby Lashley e Swerve Strickland che hanno interrotto il fantastico regno di Sami Zayn e Kevin Owens da campioni di coppia. Poi hanno battuto anche gli FTR e a Wrestling Dynasty hanno battuto il duo della Ring of Honor, ovvero AJ Styles e Shinsuke Nakamura. The following contest is a tornado tag team match and is for the All-Star World Tag Team E anche Briscoe Brother ad Halloween Havoc, non ci Introducing the champions, accompanied by MVP at a combined weight of 506 pounds. The All-Star World Tag Team Champions, Bobby Lashley and Sue Rich, the Hurt Business. Entrano insieme ovviamente la nuova Art Business, come ho detto prima, MVP, leader, creativa. Art Business, se vi ricordate, c'era già stata nelle prime 2 stagioni in WWE con Powerhouse Hobbs e poi più tardi l'aggiunta del giovane Rick Williams. Poi Bobby Lashley l'ha lasciato la WWE ed si è riunito con MVP per formare una nuova Art Business con un fenomeno come Swerve Strickland. Ma ecco gli sfidanti, ragazzi, 2 volte campioni di coppia della All Elite Wrestling, The Young Bucks, signori, Matt e Nick Jackson. And introducing the challengers at a combined weight of 344 pounds, FTR, the Mega Bucks. Ecco qui i Bucks. Vedremo se la maledizione di questo Wrestle Dream colpirà anche loro. In questi titoli AEW che rimangono proprio alla vita per il voluto questo più dei campioni. Ci sono altri 3 match titolati. Questo è soprattutto il doppio main event dopo i titoli mondiali delle 2 divisioni maschile e femminile della federazione. E ecco qui la grafica, titoli di coppia in palio. Inizia il match, signori. Hard Business contro Young Bucks. Lash e Strickland ovviamente accompagnati da MVP fuori dal ring, e qui dovrà fare attenzione perché potrebbe fare una ruberia delle sue.
tappa, ragazzi, e per il momento l'Hurt Business è in svantaggio. Ha iniziato in maniera impressionante Bucks. Qualità, Bobby Lashley su Strickland, un po' di disperato MVP fuori dal ring. Mamma mia, evita però su Strickland, ma evita anche lì. Tanto sangue da Bobby Lashley. Solo uno. Tanto MVP toglie il cuscinetto protettivo per creare una distrazione, probabilmente. Sono una bear hug Bobby Lashley, ma si libera. Ma che ritmo, ragazzi, comunque, cioè, grandissimo ritmo, stellare. Ha messo il cuscinetto a posto, poteva essere usato anche per lanciare contro un avversario, contro il ferro esposto dietro il cuscinetto. Attenzione Bobby, braccio teso. A vuoto, ragazzi, a vuoto questo volo su Bobby Lashley. Intanto fuori dal ring su Strickland contro Matt Jackson. Attenzione, 4,50. Ragazzi, Bobby Lashley ha subito tantissimi danni, non da lui. Attenzione, ribalta per Lashley. E anche Swerve dall'altra parte. Attenzione Lashley, che volo, ha colpito però solo di striscio. Fatto male. Bobby Lashley, snap suplex. Ragazzi, è il match davvero. Attenzione, sollevato con la potenza erculea. Bobby evita però e ribalta in uno schienamento. 1, 2, ribalta Bobby e ribalta ancora una volta. Spear che trancia Matt Jackson in pieno. Poi proprio lo schienamento, devo pensare a Nick. Arriva Swerve. Rientra Nick Jackson che va a colpire su Strickland. Oh, con l'MVP rimuove il cuscinetto protettivo. Contro Irish Whip, proprio contro il ferro esposto, come avevo detto, del cuscinetto. MVP stavolta l'ha fatta uno dei suoi involontariamente. Prova lo schienamento con questo super kick su Swerve. 1, 2, niente da fare.
il super kick su Lashley, il super kick parti, 1, 2, no. Acrobazia, Swerve Strickland ha battuto e poi il volo per abbattere Lashley fuori dal ring. Azione di DDT devastante di Swerve, che è pronto per il Swerve Stomp. Potrebbe essere un momento buono per chiudere. Attenzione, perché l'altro si è distratto, perché è andato a rimettere il cuscinetto protettivo. Ragazzi, sta mossa da MVP ha fatto più danni che altro. Infatti guardate il tempo che passa. Ragazzi, MVP ha fatto una roba per aiutare, che tutte e due le volte ha penalizzato lo Swerve Strickland, il suo assistito. Bobby lo carica con la sua potenza. Vuol caricare una spear, Bobby no, sta andando al paletto per caricare la spear, ma si è rialzato, allora prova a rimetterlo a terra. Attenzione, ribalta, schienamento improvviso su Bobby, 1, ma c'è Swerve che aveva visto tutto. Super kick. Super kick ancora, girando il super kick. Attenzione, Lashley viene preso con la mossa di sottomissione, attenzione, è evitata, la rompe con l'aiuto del fratello. Mamma mia, 5-star match assoluto questo. 5 stelle piene, powerbomb devastante, trova lo schienamento ora. Qui Power Slam devastante, Bobby Lashley, attenzione, schienamento a culla, attenzione, ben fatto Lashley, 1, 2, 3, incredibile ragazzi, ben fatto Lashley, e gli Young Bucks sono per la terza volta campioni di coppia della All Elite Wrestling. Che momento, Bobby stava per fare una delle sue mosse, ma è stato colto di sorpresa da una culla, schienamento di rapina, 1, 2, 3 e finisce il regno della Hard Business. Signore, match pazzesco. Non so se è il migliore del pay-per-view, fatemi sapere nei commenti, ma io l'ho adorato particolarmente, devo dire. I Bucks, ragazzi, sempre più nel record. L'unica coppia che ha vinto per 3 volte i titoli di coppia, ma anche considerato la WWE, sempre più nel record di Bucks. E primo titolo che passa di mano a Wrestle Dream, signori, dopo tutte le difese che ci sono state dei campioni. Abbiamo dei nuovi campioni di coppia, scusate la ripetizione. Ma adesso ragazzi è il momento degli ultimi 2 match più attesi della serata, ovvero i match per i titoli massimi mondiali delle 2 divisioni maschile e femminile. Iniziamo con il femminile, con la Phoenix Queen Saya Kamitani contro Mariah May. Una Saya Kamitani che sta facendo un grande regno, oltre ad aver formato 8, che però non è riuscita, non gli è andata bene stasera vincere il titolo di coppia. Una Saya Kamitani che però ha terminato il regno di Tekla, il regno dove sembrava imbattibile. Ha difeso il titolo, prima difesa nella Elimination Chamber, la prova più difficile di tutte per ogni campione, poi
ha sconfitto a World's End Jamie Hater, ha battuto Halloween Havoc, Rhea Ripley, e adesso Mariah May ritorna, eccola qui la Finesse Queen, 2 volte campionessa mondiale W, ex campionessa mondiale della New Japan Pro Wrestling, Saya Kamitani. E ecco l'unica donna in IW che ha vinto tutti i titoli della federazione insieme a Mercedes Moné. Infatti hanno vinto entrambe il titolo mondiale, titolo di coppia. Mariah May che vuole tornare ad alzare quella cintura, considerato che appunto parlavamo prima del regno di Tecla, ma l'altro grande regno che abbiamo avuto è stato quello proprio di Mariah May all'epoca. Il regno del super quello di Tecla, almeno in durata, che Mariah May vinse il titolo AEW Revolution della prima stagione, che è stato l'ultimo pay-per-view dell'anno, trovate anche ovviamente le playlist con il meglio delle scorse stagioni. Poi perse il titolo solo a Elimination Chamber. Da parte Tecla invece ha vinto a WrestleMania e ha perso prima di Elimination Chamber una serie di che Lowen Art and her opponent from Yokohama, Japan, the All-Star Women's World Champion, Sarah Carey Tammy. Carica la Finesse Queen, concentratissima. Inizia il match, signori. Il titolo più importante della divisione femminile in palio. Inizia il match. Braccio teso di Mariah May subito. Attenzione Saya. A vuoto qui. Vabbè, ha iniziato direi con un ritmo interessante. Mosse contro mosse. Evita calcione. Di no Mariah. Evita qui. Che inizio, ragazzi. Tra l'altro alla fine di questo match scopriremo il primo match ufficiale per AEW Lean, ragazzi. Eh sì, perché Tecla sappiamo già che è la number one contender. Vedremo chi uscirà da qui con la cintura. Come ribalta qui Saya.
serie di pugni, ragazzi. Ora in difficoltà Saya Kamitani. Poco però. Ora continua a colpire Mariah May. La leader di 8, che non ha che cui sono state, è stata bandita la partecipazione, i possibili aiuti. Saya come l'ha presa qui. Oh. Attende. Testa che va a sbattere contro la serie di pestoni. Gasa Mariah May. Calcione, troppo cruenta, doveva aspettarla dentro il ring. E la voglia di alzare per la cintura. Ma Saya Kamitani è bravissima perché riesce sempre a prendersi i suoi tempi. Questa è proprio una delle cose particolari. Attendere, lotta alla sua maniera. Saya sulla terza corda. Phoenix Splash. No, splashone e basta, ma ha colpito Mariah May. Non al 100%, ma l'ha colpita. 1, 2. Dice di no. A vuoto. Lenta qui Saya. Bella lì. 1, 2. Si dispera Mariah May. Ci sentiva. Evita qui, evita anche Mariah. Ora sta subendo in maniera importante la campionessa in carica Saya Kamitani. No, raga, scusatemi, ma... Ok. Non poteva finire per conteggio fuori. Ci siamo andati vicini, ragazzi, siamo a 9. Quella si stava vantando anche, figurarsi. Eccoci. Ridiamo il controllo alle protagoniste. Saya stava per fare una mossa finale, ma gliel'ha fatta Mariah May con la sua Mayday. E altre zone potrebbe essere la fine. 1, 2. Dici di no, Saya. E Mariah ancora più disperata. Ribalta Saya. Scaramenta fuori dal ring Mariah May. Calcione.
capire. Ole, non si è visto, ma gli ho dato un super pestone. Ole. Vai, diamo il controllo. Pescato un paio di volte e cotteggia fuori qui, Colpisce Mariah. Prova lo schienamento, attenzione. Wow. Non so, questo braccio teso a questo punto le due sono rottissime, entrambe. Ribalta contro l'angolo esposto, l'aveva tolto proprio Saya Kamitani, Mamma mia, gli è andata bene a differenza di MVP nello scorso match. Attenzione qui, ribalta Mariah. Boom. Attenzione, ancora, per provare la mossa finale, la prende Saya. E anche questa volta riesce Mariah May incredibilmente a evitare. Attenzione qui. No, proprio in quel momento l'arbitro è andato a mettere il cuscinetto protettivo al suo posto, ragazzi, proprio in quel momento. E Saya si è liberata. Probabilmente era finito questo incontro. Ragazzi, scorrettezza di Saya. Attenzione, la prende con schienamento. 1, 2, 3. Vince Saya Kamitani e mantiene la cintura. Che sfortuna per Mariah May, che sfortuna, che ladrata Saya nel momento più intelligente, però ancora lei. E allora sappiamo anche il primo match di AEW All In, signori, match valido per il titolo mondiale femminile. Saya Kamitani contro Tekla, la rivincita, signori. Come si è andata a incastrare il tutto per All In, direi il miglior scenario. Ma adesso, ragazzi, l'altro main event, titolo mondiale maschile in palio, Jay White contro Will Ospreay, ragazzi. La grande occasione per diventare per la prima volta campione mondiale per Will Ospreay. Non è la prima, ma questa è una grande occasione. D'altra parte invece Jay White, che sconfitto Samoa Joe nella sua prima difesa a Halloween Havoc e poi ha sconfitto anche Kenny Omega a Wrestle Dynasty, match che aveva in palio la clausola che se Kenny Omega perdeva il match non poteva più andare per il titolo mondiale, mai, non durante il regno di White, mai. Kenny Omega ha perso la cintura maledetta di Kenny Omega, stavolta si è rivelata ufficialmente davvero maledetta. Ma va bene, ragazzi, main event, signori. Ecco che entra il leader della Bang Bang Gang, il campione mondiale di W in carica, proprio colui che ha sconfitto Jon Moxley a AEW World's End. Jay White, ragazzi, The Switchblade, ex campione, ex 2 volte campione di TNT, ex campione international e attuale campione mondiale, ragazzi. Jay White che vorrà sconfiggere Will Ospreay che ha vinto tutti i titoli e potrebbe raggiungere Darby Allin in quel famoso record di persone che hanno vinto tutti i titoli. Per ora in AEW nella divisione femminile è quotato a prima Mariah May e dopo a Mercedes Moné. In quella maschile attualmente ce l'ha fatto solo Darby Allin.
allora ragazzi, manca solo l'ingresso dello sfidante. E eccolo qui ragazzi, The Assassin, Will Ospreay. Eccolo qua ragazzi, alla sua grandissima occasione. Un pay per view che è stato male agli sfidanti. Abbiamo avuto al momento un unico, anzi due, però vale per uno, campioni, i titoli di coppia che hanno preso il via. Gli altri quelli però sono stati tutti mantenuti ragazzi. E non succede spesso, lo sapete, nel nostro Universe Moon, anche se c'è da dire in questa terza stagione sta capitando più di una volta. È stato proprio più dove non ne è passato di mano neanche uno. Wrestling Dynasty di tutti i match, perché ne aveva parecchi, ne sono passati di mano due, qui uno solo per il momento, ma chissà che Will Ospreay non possa fare la magia. E ecco la grafica che ci ricorda questo match valido importante della visione maschile in AEW mondiale, signori. Introducing the challenger from England, weighing in at 231 pounds, Will Ospreay. And his opponent from Auckland, New Zealand, weighing in at 223 pounds, the All-Star World Champion, Jay White. Carichissimi tutti. E inizia il match, signori. Ragazzi, di Will Ospreay sente l'occasione, sente la grande occasione. Pele kick, che inizio ragazzi.
il Tiger Driver, no? Prova a schienare Jay White, attenzione, 1, 2, ragazzi, l'inizio secondo me è abbastanza bomba. Della serie che comunque si sono già allineati parecchio, attenzione, Ospreay, bella questa, D2 andrà a D2 andrà all out anche della federazione con il titolo vita. Attenzione, prova cambio di pugni, ragazzi, tanto pugni, nessuno di due vuole dare la soddisfazione all'altro di vedere. Attenzione, continuare a colpirsi, nessuno vuole cedere e infatti continuare a colpirsi come degli animali. Will Ospreay e Jay White, entrambi stunnati. Attenzione, Ospreay gli ha rubato la mossa finale, ma l'arbitro, proprio come Stryker Mitani nello stesso match, sta mettendo a posto, sì, sta mettendo a posto il cuscinetto. Jay White dice no. Ragazzi, questa tecnica non sempre succede, ma oggi devo dire che è accaduta spesso. Sì, perché chiaramente non sempre succede, perché uno la deve togliere, poi si deve anche trovare nella situazione buona per approfittare, ecco, con l'arbitro che piega. Attenzione, White, potrebbe essere la fine qui, 1, 2 e 3, ragazzi. Jay White sconfigge Will Ospreay e mantiene il titolo mondiale della All Elite Wrestling. Una prestazione fantastica di Jay White, un po' meno per Will Ospreay, ma è Jay White che continua il suo regno bello davvero e andrà a AEW Lean. Vedremo contro chi, ma ragazzi, grande vittoria per lui. Allora, signori, io con questa immagine di Jay White che festeggia direi che vi posso salutare. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro match preferito, se vi è piaciuto il pay-per-view. E vi ricordo ovviamente le solite cose da YouTube. Se vi piacciono i miei contenuti iscrivetevi al canale e se volete mettetevi un bel like. Io ragazzi vi saluto, a un prossimo appuntamento con la nostra Universe Mode.